tutti! Oggi abbiamo fatto una ricetta tradizionale italiana, la mozzarella in carrozza, e vi facciamo vedere tutto il procedimento nei dettagli. Vediamolo! Ecco gli ingredienti per fare la mozzarella in carrozza. Circa 200 g di mozzarella, questo è un fior di latte ben sgocciolato e siccome deve essere molto asciutto del giorno prima. Circa 500 g di pane casereccio, sul canale YouTube c'è la ricetta per fare esattamente questo pane. Circa 200 g di pan grattato, questo è ricavato sempre dal pane fatto in casa e quindi è un po' più grande rispetto al pan grattato classico. Circa 200 g di farina 00. Vi serviranno 3-4 uova medie, 2 cucchiai circa di parmigiano reggiano grattugiato. Per friggere circa 600 ml di olio di semi di arachide, sale e, se la ricetta non è per i bambini, anche il pepe. Affettiamo il pane, noi utilizzeremo anche la crosta. Vi ricordiamo che questa è una ricetta di recupero, quindi veniva utilizzata a Napoli per terminare il pane vecchio e la mozzarella avanzata. Però è una ricetta che adesso si fa praticamente in tutta Italia, nei bacari veneziani, nel Lazio con alcune differenze, però la prepariamo veramente ovunque. Se volete fare le mozzarelle in carrozza esteticamente più carine, però dovete togliere la crosta. Noi in genere la preferiamo con la crosta perché viene più croccante quando friggete e poi anche perché in passato in realtà poi non si buttava via nulla, quindi lo ripetiamo, è una ricetta da recupero, quindi non si toglieva niente. Però ovviamente per farla più carina esteticamente sagomate il pane e quindi togliete la crosta. Una ve la facciamo vedere così. I resti del pane che abbiamo sagomato potete grattugiarli per il pan grattato, non buttateli ovviamente. A questo punto affettiamo la mozzarella. Vedete, deve essere molto asciutta, altrimenti poi quando andrete a friggerla fuoriesce. Parliamo inoltre di varianti. C'è chi per esempio utilizza la mozzarella di bufala per fare la mozzarella in carrozza. È importante che utilizziate ingredienti di altissima qualità, che la mozzarella sia di bufala o fior di latte normale. Per essere sicuri che non ci sia ancora acqua all'interno, asciugatela un po'. Rompiamo le uova in una ciotola. Sbattiamo le uova. Una presa di sale, un po' di pepe, il parmigiano grattugiato, quindi questa sarà la nostra panatura. Anche della panatura esistono diverse versioni, c'è chi per esempio utilizza anche la farina di mais per farla ancora più croccante. Riempiamo quindi le fettine di pane. Anche per quanto riguarda il pane, spesso ci si chiede che tipo di pane utilizzare: il pan carré, il pane in cassetta, il pane casereccio. L'ideale è utilizzare pane casereccio, quello che a Napoli viene chiamato pane cafone. E il motivo è la consistenza del pane e anche perché il pan carré, per esempio, dà un po' troppo di alcol. Se volete farle meno semplici, potete anche aggiungere una fettina di prosciutto cotto. Sul nostro sito www.cucinageek.it trovate tutte le varianti della mozzarella in carrozza, quindi anche con le alici, pomodori secchi, basilico e così via. Chiudiamo quindi come un sandwich e pressiamo con le mani. Con basilico, ad esempio, sarebbe così. L'ordine adesso è il seguente: prima nella farina, poi nell'uovo,
alla fine del pan grattato. E poi lo appoggiate sulla carta da forno. Sicuramente ce lo chiederete se potete cuocere la mozzarella in carrozza in forno invece di friggerla. La mozzarella in carrozza classica è fritta, quindi viene meglio fritta. Se però la volete fare in forno potete farla, la fate cuocere a 200 gradi sino a doratura. Ma il problema è che l'olio ovviamente non va ovunque, quindi viene un po' più secca. Fatela fritta. In una padella per friggere mettiamo l'olio e accendiamo la fiamma. Mentre l'olio si scalda mettiamo la mozzarella in carrozza in frigorifero. Appena l'olio è caldo possiamo mettere la mozzarella in carrozza nell'olio. Dopo circa un minuto le girate. Quindi con questa quantità di pane di mozzarella vengono 5 porzioni. Ci sono voluti 2 minuti per dorarle da entrambi i lati. Possiamo quindi, vedete, toglierle dall'olio. Friggiamo le altre, sempre circa 2 minuti. Guardate come sono venute bene, sono perfette e la ricetta è terminata. Fateci sapere nei commenti se anche voi fate le mozzarelle in carrozza esattamente con il nostro metodo. Se volete vedere altre ricette tradizionali italiane dovete iscrivervi al nostro canale YouTube Cucina Geek. Vi ricordiamo che siamo anche su Facebook e su Instagram. Alla prossima ricetta, ciao!